Eccoci qui ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video dove, come vedete, c'è un grandissimo ospite qui con me perché è stato ovviamente testimone oculare di ciò che è successo in Napoli-Milan. Nostro malgrado, ovviamente, torniamo un attimo su ciò che è successo durante la partita e gli scontri che ci sono stati con le parole del presidente. Hanno parlato un po' tutti quanti. Andiamo a vedere nel dettaglio se ci sono state conclusioni e poi parliamo ovviamente di calcio giocato perché è ciò che ci interessa e andiamo nel pre-partita di Lecce-Napoli che si giocherà domani. Diamo il benvenuto al nostro ospite. Salve Giuliano, bentornato sul canale. Ciao Gianni, un saluto a te e agli amici del canale. Ti ringrazio per il grande ospite. Certamente, le scuse. Le Eh, cose vanno dette, quando uno è un grande ospite, scusa. un grande ospite che sta ancora Metabolizzando. metabolizzando l'incubo di domenica scorsa. È stato un vero incubo viverlo poi dal vivo, dopo aver fatto le corse per l'acquisto del biglietto, insomma, e tutte le procedure necessarie. Mi sono ritrovato lì e ho ripensato a 30 anni fa, quando ero ragazzino, avevo un abbonamento ridotto e andavo con amici di famiglia. Avevo l'abbonamento in curva A e ricordo proprio un Napoli-Milan 1-5. Era il Milan di Capello, con Van Basten, insomma. Mentre il Napoli era, Dopo era, di quello, era quello di Zola, che prendeva il posto subito dopo Diego. C'era ancora Carega in squadra, arrivò Fonseca e Alemao fu venduto all'Atalanta. Detto questo, anche in quell'occasione finì con una goleada a favore del Milan, ma il, diciamo il fatto strano è che anche quella volta finì male sugli spalti, perché sul quinto gol del Milan una buona fetta di stadio iniziò ad applaudire il Milan di Capello, che era assolutamente era fantastico. da applaudire. Era da applaudire. E anche quella volta fu messa a tacere in malo modo, diciamo, quella frangia di persone per bene che vanno allo stadio a godersi lo spettacolo, e perché no, in alcune situazioni probabilmente sarebbe anche giusto applaudire l'avversario che si è Certamente. dimostrato più forte sul campo. E dopo quegli applausi finì male con degli scontri in curva A. Noi abbandonammo lo stadio di corsa. Sono cose che non dimentichi da ragazzino, abbandonare lo stadio di corsa. Infatti il Napoli segnò il gol della bandiera con Zola su punizione, che io non vidi, ero già in treno diretto verso casa, e finì così. La cosa simpatica, l'aneddoto simpatico invece che ricordo è di uno stadio pieno di fumogeni. Fu circondato proprio tutto l'ovale, nel terreno di gioco, fu circondato tutto l'ovale di questi fumogeni. Era un'atmosfera incredibile. E la cosa comica è che nei primi minuti non riuscivamo a vedere la partita dalla tanta Certo. nebbia, e quando praticamente quando è svanita la Diradata. nebbia, c'era Van Basten che esultava già sotto la curva dopo il primo gol, per cui iniziò decisamente male. Vabbè, questo è un aneddoto simpatico che ti La volevo storia si condividere. ripete, vedi? La storia si ripete, ma vogliamo assolutamente metterci alle spalle questa brutta avventura, e speriamo che tutti i mali siano arrivati tutti insieme,
perché sono dell'idea che è Ah, meglio avere tutte le negatività in una volta, goleada, brutta prestazione fisica, calo di concentrazione, qualche problema sugli spalti. Prendiamoci il concordo. punto e cambiamo decisamente pagina, perché oggi è giovedì e siamo già proiettati decisamente Esatto, verso il futuro. esatto. C'è stata pure la conferenza di Spalletti, poi ne parleremo ed entreremo in Napoli e Lecce. Comunque la situazione sembra, gli animi sembrano un po' più pagati, ovviamente, di inizio settimana, quando la cosa era fresca. Ha parlato il procuratore, il questore, De Laurentiis, le curve tutte e due sono un attimo tornate sui loro passi, quindi sembra in discesa verso una soluzione che comunque sarà una soluzione palliativa, perché ci saranno degli strascichi ed è giusto che sia così, perché la pulizia, diciamo, tra virgolette, di persone che non vanno per tifare, ma vanno allo stadio per far casino, ci deve stare, e questo è un punto a favore del Presidente. Non siamo qui a fare a ragione il Presidente, a ragione la curva, a ragione il gruppo organizzato Ultra 72, i Fedain e quant'altro. Qua si deve portare il Napoli come società a livelli più alti, non facendo succedere queste cose, perché il mio punto di vista è che se una società vuole crescere e vuole entrare di diritto nell'elite europea, queste cose non devono accadere più, cioè devono essere proprio degli stereotipi che devono essere lontanissimi dal calcio, tutto qua. Quindi nessuna presa di posizione, il Presidente ha ragione e quello ha torto, solo che dobbiamo dirlo, nei modi e nei tempi, lo sappiamo, il Presidente non bada alla situazione, non bada al momento dell'anno, perché in un mese dove era la tripla sfida col Milan, queste partite che comunque sono insidiose, perché il Lecce domani sarà una partita insidiosissima, potevi forse stare un po' più dietro a livello di dichiarazioni, ma ce ne prendiamo atto. Gli strascichi ovviamente ci sono, perché sta zitto, alla fine dovevi stare zitto, e l'importante è che, come hai detto tu, è meglio che è arrivato tutti insieme, goleata, scoppola e problemi sugli spazi, così prendiamo tutto il fascio e lo accantoniamo quanto prima. Effettivamente ora c'è voglia di dimenticare e si riesce a dimenticare il passato solamente concentrandosi sul futuro e sul calcio giocato. sul calcio giocato e su una prestazione che faccia dimenticare quella passata. Speriamo che questo 4-0 rimanga solamente negli almanacchi, che poi siamo in pochi a vedere, come me che ricordo l'1-5 della stagione 92-93, ma alla fine conterà poi la vittoria e tutto questo andrà nel dimenticatoio, speriamo. Per quanto riguarda... Io sono... Sì. Vai. Per quanto riguarda quello che è successo, ti dico brevemente come la penso io. È stata una sconfitta per tutti, per cui senza trovare chi ha ragione o i colpevoli, la sconfitta è stata della società Calcio Napoli, di questa frangia di tifosi, ma soprattutto della Napoli città e della sua amministrazione, che a mio avviso è inadeguata al momento. Non dimentichiamoci quello che è successo con i tifosi dell'Eintracht, per cui tra la società Napoli e i tifosi e tutte le persone L'organizzazione politica della cosa, sì. c'è di mezzo la gestione proprio della città, per cui una grossa responsabilità, una grossa fetta di responsabilità ce l'ha il sindaco e
e tutta la sua e tutta l'amministrazione. Con Sono d'accordissimo. il presidente sarà un finto riavvicinamento, un amore finto, superficiale, perché l'esternazione Per quieto vivere. sarà un quieto vivere di facciata. Speriamo che si arriverà almeno a questo quieto vivere di facciata, perché comunque c'è da dire che i suoi atteggiamenti non sono mai piaciuti. Il popolo napoletano si sta dimostrando, come al solito, in linea di massima, abbastanza autolesionista, perché in un clima di festa con una squadra stellare prossima alla vittoria riusciamo poi a trovare, a rovinarci sempre la vita per cose stupide. Però c'è da considerare anche il fatto che molte cose non vanno come dovrebbero andare. Mi riferisco, non ho le competenze per parlare del caro biglietti, ma di sicuro sulla modalità di vendita è una modalità di vendita discutibile, a mio avviso anche ingannevole, perché vendere prima i settori inferiori, poi la seconda tranche, la terza tranche, sono a favore della tessera del tifoso, perché per una questione di sicurezza è giusto sapere chi si trova in quel momento all'interno dello stadio, e chi ha la coscienza a posto non ha nulla da nascondere, per cui Esatto. non c'è nessun problema. Ti do tutti i miei dati, sai qual è il mio posto e sono contento così. Per cui credo che questa tessera sia nella normalità e rispecchi tutti gli standard, diciamo, europei. Per quanto riguarda invece prezzi e modalità di vendita, lì c'è veramente da discutere, ed è una cosa che ha indispettito molte persone, e io sono d'accordo con chi protesta. Poi il campo non è la sede adatta, perché nei 90 minuti bisogna comunque incitare la squadra e si va lì per tifare, per cui quel silenzio vergognoso è stata la cosa più brutta della domenica. Ci sono altre sedi per esternare il proprio disappunto e trovare un accordo. Poi No, ma infatti, concludo: uno stadio senza bandiere e senza tamburi, senza megafoni, non rispecchia l'ambiente stadio che vediamo in giro per l'Europa e per il mondo, e non vogliamo assolutamente avere l'unicità di uno stadio teatrino dove si sentono più i tifosi avversari, perché non si capisce il perché ai tifosi avversari è consentito di portare striscioni, tamburi e bandiere, e questa è un'altra anomalia che ha destabilizzato l'ambiente. Ci sono diverse concause e la responsabilità è di tutti, e la sconfitta è stata di tutti. sono d'accordissimo con te, anche perché numeri alla mano, senza tifosi, abbiamo perso 2 partite in casa con Lazio e Milan, ma quella con il Milan sicuramente sarebbe arrivata ugualmente per le motivazioni diverse delle squadre, per un Napoli che non ha giocato da Napoli, e siamo d'accordo, però forse nella partita con la Lazio qualcosa in più con il pubblico a favore forse sarebbe successo, però poi ovviamente parlare dopo è sempre facile. Però come hai detto tu, tanto vale vedersela a casa sul divano con tranquillità, piuttosto che andare allo stadio, se devi andare allo stadio dove non si deve tifare, dove i tifosi avversari ti devono sovrastare e farti sentire fuori casa. Perché io da casa stavo vedendo la partita e sentivo solo i tifosi del Milan e riuscivo a concentrarmi ovviamente sulla partita, perché sono un fan del calcio giocato e i fattori da procura e extra calcio mi interessano meno del rendimento in campo, però
era difficile comunque concentrarsi anche nel guardare la partita, da questo punto di vista. Poi per quanto riguarda gli striscioni per gli avversari e non per i tifosi del Napoli, la questura si è giustificata per un fatto di protocollo che forse le richieste per far entrare striscioni e quant'altro hanno la precedenza sulla squadra ospite per accelerare i tempi, cose del genere, che comunque sono attenuanti un po' campate in aria alla fine, perché torniamo al fatto del sito per fare i biglietti. Su Ticket One fai il login per fare un biglietto e c'hai 40.000 persone davanti, hai 10 minuti, finiscono le 40.000, devi ricominciare, di fare il login. Da questo punto di vista si deve cambiare qualcosa, perché tu lo sai meglio di me, io vivo in Olanda, tu sei stato anche tu in Olanda, per le trafile biglietti e per i prezzi. L'Amsterdam Arena, a parte la visuale che hai della partita che è diversa dal Maradona, però non ci sono 5 settori, le due curve, le due tribune, i distinti e la tribuna d'onore. I prezzi e le modalità sono diverse per settore e il settore viene addirittura diviso in sottosettori per quanto riguarda la qualità della vista della partita. Non è che io pago un distinto tot e al limite il distinto vicino alla curva, che è una curva alla fine, e ho una differenza di prezzo notevole. Quindi da questo punto di vista si deve migliorare e si può migliorare, basterebbe già abbassare non tanto, 5, 10, 15 euro, no? Non è tanto la differenza di prezzo, è farlo, dare quella cosa di volerlo fare per poterti un attimo avvicinare tifoseria e società. Non è proprio il prezzo che dice ok, quello è 2,30 e quello è 2,15. Al di là del prezzo è cominciare a fare qualche mossa per riavvicinare. Ma se non viene fatto praticamente niente, io addirittura ho letto che tu hai fatto la fila per i biglietti e ti sei dovuto, correggimi se sbaglio, ti sei dovuto ovviamente adeguare alla situazione perché sei andato per una curva o sei andato per un distinto e hai preso una curva, cose del genere, perché le modalità delle vendite. Sì, sono andato per una curva. Allora, il discorso è questo: arriva un comunicato ufficiale da parte della società sportiva Calcio Napoli, arriva un comunicato ufficiale che stabilisce l'orario, il giorno e l'orario di inizio vendita. Questo può capitare anche poche ore prima la messa in vendita dei biglietti, e già questa è un'anomalia, non avere un momento. È chiaro che con il calcio spezzatino non puoi programmare la vendita, diciamo, impostare una vendita nello stesso giorno, Sì, però, però 24 ore prima almeno, sì. però arrivi lì ore 15, vai in una ricevitoria e tipo un'ora prima della messa in vendita dei biglietti arriva questo nuovo comunicato della società in cui veniva specificata la vendita iniziale solamente di Tribuna Nisida e Posillipo, parliamo di 340 euro a biglietto, quindi quelli più costosi, e poi solo i settori inferiori di curve e distinti. Prima anomalia: orario e messa in vendita dei biglietti. Seconda anomalia: perché prima i settori inferiori? Anche lì c'è un tranello, perché chi si precipita ad acquistare il biglietto, che solitamente è il tifoso più passionale, quello più vicino e quello più fedele, anziché premiare i primi arrivati che vogliono acquistare il tagliando, la società se ne approfitta di questa passione rifilando prima i biglietti delle curve inferiori che hanno una visuale, non dico pessima, non ce l'hanno proprio. Cioè la visuale non c'è. Si va allo stadio solo per l'atmosfera, per cantare, per stare. Quindi immagina quanto va oltre la passione
dei supporters del Napoli, cioè si va allo stadio anche con scarsa visibilità, pur di stare insieme, pur di cantare, pur di vivere l'atmosfera da stadio. La società che cosa fa? Se ne approfitta. E il nocciolo è quello. La società se ne approfitta di questa passione, sai che farai sold out, metti in vendita prima i settori inferiori e vai così. L'anomalia enorme, poi la più grossa, è la parità di prezzo tra settori inferiori e quelli superiori. C'è una differenza di visuale abnorme. Diciamo le cose come stanno: dall'anello superiore la partita a Napoli si vede bene. È chiaro, è uno stadio olimpionico, per cui c'è la pista d'atletica, la distanza, soprattutto in curva, per via dell'ovale, è notevole. L'altra porta, insomma, è abbastanza distante, ma non hai ostacoli visivi e vedi la partita bene. Nei distinti, benissimo, benissimo. Ma non può costare come il settore, non possono costare uguali settore inferiore e settore superiore. Esatto. È un'anomalia che indispettisce il pubblico e crea degli screzi inopportuni. Cioè, non è mai esistito prima questo. E il presidente poi fa dei paralleli e fa dei paragoni con altre società, con altri stadi europei, come il San Siro, ma io vorrei ricordare al presidente che a San Siro si va a insomma, prima di tutto c'è una differenza in termini proprio di struttura e di qualità e sull'ospitalità in genere. Ma San Siro, oltre a non avere la pista d'atletica, ha una storia alle spalle di tutto rispetto, cioè vai a vedere una squadra che è la seconda più titolata in Europa, che ha vinto 8 Champions League e che ha ancora uno scudetto cucito sul petto. Quando l'anno prossimo avremo noi quello scudetto cucito sul petto, i prezzi saranno ben altri prezzi anche a Napoli. Gli abbonamenti costeranno di più, costerà tutto di più. Per cui non puoi paragonarti al San Siro, assolutamente, No, cioè, non c'è storia. La chiamano piccionaia dal terzo anello perché è uno stadio, diciamo, verticale molto alto, ma dalla piccionaia comunque è una visuale, diciamo, dall'alto, ottimo. ma insomma comunque senza ostacoli e con tutti i comfort. Per cui è tutto fuori luogo. Speriamo in una soluzione a breve, perché non dimentichiamoci un'altra cosa, Gianni, il Napoli adesso ha tifosi sparsi su tutto il territorio nazionale. Le vittorie e il blasone portano ad avere sempre più tifosi, per cui non ci meravigliamo se in Veneto, in Friuli Venezia Giulia, in Emilia Romagna o in Calabria ci sono tifosi del Napoli che non necessariamente figli di emigranti. Adesso il Napoli si tifa come succede spontaneamente ai bambini quando si innamorano della Juve, quando si innamoravano della Di Juve. un Real Madrid, di un Barcellona. Adesso un bambino veronese può tranquillamente innamorarsi del Napoli di Kvaratskhelia, Esatto. per cui fanno viaggi lunghi, prendono aerei anche dall'estero per venire al Maradona a vedere la partita. Dobbiamo essere all'altezza della situazione e non fare più brutte figure come domenica scorsa. No, almeno tra superiore e inferiore al Maradona devi cambiare comunque il prezzo. Che poi lo vuoi mettere alto il prezzo perché stai vincendo lo scudetto, perché gli standard di biglietti Champions comunque sono altissimi, tutto quello che vuoi. Però, come ho detto prima, se io pago una curva, esempio, 120 superiore,
quella di sotto, purché me la metti a 100, non è il 20 euro, che il 20 euro secondo me va in secondo piano, è il fatto che tu ci hai provato e l'hai fatto. È Che la poi, semplice differenza di prezzo che c'è sempre stata. esatto, e ci deve stare, perché non esiste, cioè non esiste. Io ci sono stato al Maradona, tu ci sei stato, tanta gente che ci sta vedendo e ci vedrà c'è stato e lo sa meglio di noi, che ti metti sugli anelli inferiori, vai là e quello di sopra si sta vedendo la partita e tu, sì, vedi qualcosina e vabbè, capisci dagli screaming dei tifosi, sì, al limite stai diventando un'azione pericolosa o meno, però si deve fare e basta. Speriamo che il presidente e la società poi tutta, perché poi non è, sono cose che si devono discutere con tutta la società, eccetera, da questo punto di vista riesca ad avvicinare, come hai detto prima tu, anche se è una cosa di parvenza, avvicinare tifoseria e società, perché ne vale poi le prestazioni della squadra. Vuoi o non vuoi? A parte le prestazioni della squadra, tu mi conosci bene, io sono un romantico che per esempio vedo in Spalletti, non è che vedo in Spalletti, hai trovato un allenatore che gioca un calcio fantastico, che il primo anno è arrivato, non ti ha chiesto niente a livello di mercato, si è tenuto quelli che c'erano, che erano grandissimi giocatori, e ha cercato di portare risultati a casa e ci è riuscito. Poi gli hai dato i calciatori che voleva lui, perché quest'anno, vuoi o non vuoi, io feci un video sul canale per l'addio di Mertens prendendomela ovviamente con la società per il rinnovo e quant'altro. Poi sono tornato sui miei passi perché è uscito fuori che Mertens a livello nel progetto tecnico non rientrava più, semplicemente. E così come Raspadori era già opzionato da tempo perché lo voleva Spalletti, e Spalletti ti ha fatto vedere che con gli acquisti che ha chiesto sei primi in classifica, hai 16 punti sulla seconda, ti sta andando a giocare un possibile passaggio alla semifinale di Champions. Quindi sono questi allenatori e io, essendo un romantico, vorrei, sai, quelle storie alla Ferguson, quelle storie alla Wenger, 10 anni, ti fai 10 anni sulla panchina, al di là che poi fai un anno che vinci lo scudetto, un altro anno arrivi quarto, un altro anno arrivi secondo. Io non è che dico tieni Spalletti perché puoi vincere lo scudetto per i prossimi 10 anni, però è un allenatore che riesce a tenerti gli standard alti della squadra. Però con queste premesse non poterti sedere comunque a tavola con il presidente perché a livello umano non ti ci puoi sedere è una cosa che mi rendo conto che è un'utopia, però il mio romanticismo cerca sempre di andare oltre, ma cose che non succederanno. No, ma ti ripeto, bisogna dare proprio una sterzata immediata a quello che è successo e cercare di metterlo velocemente nel dimenticatoio, che il presidente inizi a fare anche lui un po' di buon viso a cattivo gioco, inizia anche lui ad Esatto. avere già dal tono di voce, già dal modo in cui ti poni, speriamo che faccia un passo indietro sui prezzi e sulla differenza di prezzo. Insomma, ci sono delle cose da Da sistemare limare. e che lo faccia presto perché poi deve iniziare la festa. Esatto. E non abbiamo più tempo come dice la canzone, no? No time for losers. Dopo, insomma, Esatto. dobbiamo essere tutti uniti e dobbiamo festeggiare. Quindi basta autolesionismo, basta battibecchi, screzi, che ognuno facesse la sua parte. Ci aspettiamo un cambiamento e una sterzata immediata in campo
dal punto di vista proprio tecnico, di concentrazione, che Si deve riscattare subito, non subito si deve prendere riscattare. più sotto gamba certe partite, anche se scendi in campo con 23 punti in più rispetto all'avversario, e non tirare la gambina, e essere attenti in campo, e poi anche sugli spalti. E presidente, ma io ci metto anche il sindaco e tutta l'amministrazione, cercare Certo, di certo. remare un po' tutti verso la strada della Verso la vittoria stessa che poi, abbiamo verso la davanti. stessa. Esatto. È un po', è un po' come se avessimo paura di vincere, paura della troppa bellezza. Abbiamo questo lato caratteriale che ci contraddistingue, questo pizzico di autolesionismo che mi fa veramente rabbia. Cioè, noi ci avviamo verso una primavera piena di rose. Esatto, sì. Una strada in discesa, un traguardo che manca da 33 anni, e un percorso Champions da favola, con dei pronostici anche interessanti, con una visione, diciamo, che ti fa, cioè il calcio che sta facendo il Napoli ti fa essere ottimista in tutti i sensi, per cui non c'è tempo di pensare a queste cose. Esatto. Poi a noi piace poi quello che succede in campo, noi siamo amanti proprio del gioco. No, ma infatti mo entriamo in Napoli-Lecce sperando, concludiamo questa situazione sperando che, io ho letto qualcosina già oggi comunque, si va verso una sorta di decisione palliativa che farà bene sicuramente a tutti quanti, però dobbiamo riscattarci a livello proprio di risultati subito, da subito domani. È uscita la conferenza di Spalletti, Spalletti parla di, di un turnover uno per reparto, almeno così si è intuito. Si parla di uno dei due centrali che si siederà, non si sa ancora se Kim Rakhmani giocherà, Juan Jesus molto probabilmente, e Elmas Ndombele e Lozano. Io sono d'accordissimo con con un turnover di 3, massimo 4 elementi, però forse non, se Elmas deve giocare al posto di Quara, va bene, ma se devo cambiare i due centrocampisti vicino allo Lobotka non lo farei, ne cambierei uno solo. Sono assolutamente, cioè, d'accordo al 100%. In un centrocampo a 3 non più di una pedina. Esatto. Abbiamo anche delle esperienze passate che ci fanno ritornare in mente, insomma, turnover accentuati, che insomma ci hanno poi penalizzato alla fine. L'esperimento Lecce proprio all'andata fu un esperimento sbagliato, che Spalletti poi ha ammesso successivamente, per non parlare della sciagura con la Cremonese in Coppa Italia. Lì è stata proprio Là, 10 però avevi 10 undicesimi diversi, capito? Là. Che poi, mentre sai bene come la penso su quella partita. sì, sì. Il Napoli non naviga tra i trofei, per cui adesso che sei forte, hai la consapevolezza di essere forte, un trofeo come la Coppa Italia, secondo È me sempre un trofeo. andava onorato e andava giocata la partita. Abbiamo visto Inter-Juve l'altra sera, insomma, ci stavamo bene in una semifinale di Coppa Italia anche noi. Sarebbero state Se comunque dobbiamo, due partite certo. da vedere e da gustare, con la squadra che noi vorremmo vedere il Napoli tutte le sere.
per cui esatto. sono comunque partite in più, altre battaglie, altre partite ci avrebbe fatto piacere. E poi era decisamente alla portata del Napoli quel Cioè, trofeo, anche per come è andata avanti poi la situazione. Avremmo fatto una semifinale con la Fiorentina, battendo la Roma. Vabbè, insomma, Ti ci saresti siamo giocato comunque la partita con la Roma. meno turnover e portiamo il risultato a casa. Col senno di poi si poteva fare qualcosa anche in Napoli-Milan. Comunque molti giocatori erano reduci da trasferte lunghe con le nazionali, qualche acciacco, Sì, sì. Osimhen, sappiamo com'è andata con Osimhen, per cui anche con il Milan col senno di poi qualche Uno per reparto, sì, lo potevi cambiare. soprattutto in difesa, perché la sensazione proprio di staticità di Kim è stata enorme e Rachmani anche lui non è che abbia fatto poi una gran figura domenica scorsa, per cui abbiamo un Juan Jesus con un contratto appena rinnovato ed è un giocatore che si è merita. dimostrato sempre affidabile, ha sempre fatto il suo. Sì, e poi mai una parola fuori posto, pur essendo stato schierato pure relativamente poco. Juan Jesus è un professionista Massima esemplare. serietà, massima Sì, serietà, sì, 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 sì. sempre concentrato, sempre sul pezzo, con il viziettino del gol, perché poi quel golletto... Ottimi piedi, poi parliamo di piedi, Sì, sì. ottimi piedi a livello di impostazione, no? Juan Per non Jesus è un parlare di grandissimo Ostigard, difensore. un Ostigard diciamo completamente dimenticato, ovviamente non c'è spazio per tutti e probabilmente la Coppa Italia sarebbe stata anche Uno una... scenario. Esatto, per far ruotare la squadra, per dare minutaggio ai giocatori. Ostigard completamente dimenticato. Juan Jesus potrebbe fare il suo perché già lo ha dimostrato spesso sul campo di essere un giocatore affidabile. Infatti credo giocherà lui, forse molto probabilmente riposerà Kim, tra Kim e Rachmani. Poi per quanto riguarda la prestazione di Rachmani contro il Milan, io per quel poco che ho giocato, fino a 20 anni, comunque dai 15 ai 20 anni, ovviamente parlo di un'esperienza personale, dai 15 ai 20 anni riesci già a capire determinate dinamiche e quando io facevo il libero staccato, però spesso giocavamo in linea. Quando uno dei due centrali non è in giornata, l'altro centrale va in sbattimento per forza, perché ti ritrovi a dover andare a coprire lacune che la domenica prima non dovevi coprire. Quindi un occhio di qua, un occhio di là, ti pierde l'avversario e fai una prestazione comunque non decente nemmeno tu, che poi hai giocato meglio dell'altro centrale. È la stessa cosa, è la stessa cosa del portiere. Per esempio, prendiamo il Milan come esempio, perché io faccio sempre lo stesso esempio. Il Milan di quest'anno è lì a livello di punti, perché tu l'anno scorso hai avuto Maignan tutto l'anno, hai avuto che sì che è andato al Barcellona e ovviamente rimpiazzare un centrocampista del genere non lo trovi tutti i giorni, però il punto principale, il Milan con Tatarusano ha preso i gol, ma tantissimi gol, perché? Perché tu sai, tu difensore centrale o terzino, tu linea difensiva, sai perfettamente che hai quel portiere in porta e sai che se per esempio all'ala sinistra gli concedi il tiro dal limite o il tiro dalla lunetta, sai che prendi gol, allora devi difendere in maniera diversa. Invece se tu hai la sicurezza in porta che dici ok, io posso farti dai 25 metri, non te lo marco il tiro, capisci che ti poni diversamente pure a livello di fiato e a livello atletico poi per portare tutta la partita a casa. Certo. No, Quindi questa è una fondamentale grave, ovviamente.
Questa è una chiave tecnica interessante. Un'altra cosa di cui il Napoli deve tener conto è su questo ingabbiamento di Lobotka. Dobbiamo trovare un'alternativa. Bisogna assolutamente trovare un'alternativa a questa cosa. E abbiamo visto un centrocampo in grossa difficoltà. Probabilmente l'assenza di Osimhen con il Milan, Osimhen poteva allungare un po' la squadra, il Milan ci ha battuto proprio negli spazi stretti, creando di nuovo questa gabbia sull'Lobotka e insomma bloccando, diciamo, centralmente il centrocampo. Si è vista una buona prestazione, a mio avviso, di Anghissà, che si è fatto veramente in 4 domenica sera. Però, insomma, come dici tu giustamente, quando gli amici di reparto non stanno al meglio, ne paga tutto il reparto e poi di conseguenza tutta la squadra. Mi aspetto una mossa di Spalletti, soprattutto sulla gestione del centrocampo. Insomma, siamo tutti... Guarda, io per quanto riguarda il fatto dell'ingabbiare Lobotka, io sono andato a rivedermi, perché soffrivamo meno la gabbia sul Lobotka quando il Napoli giocava senza Osimhen infortunato e tenevi Raspadori in campo. Forse perché Raspadori riesce a giocare più sul corto, riesce più a trovarsi a ridosso dei centrocampisti, quindi hai un passaggio in più, hai un uomo in più che si viene a prendere il pallone. Però dovresti comunque giocare con uno dei tre più vicino alla Lobotka, al limite giocare con un 4-2-3-1. Mo io non sono né il CT nazionale né un patentato UEFA che fa l'allenatore, però se guardiamo poi statistiche e come sono andate le partite, se indietreggi uno dei tre centrocampisti e hai un trequartista, riesci a dare meno punti di riferimento e la gabbia che poi viene costruita sull'Lobotka deve comunque tener conto del trequartista che è in verticale, che Lobotka giocando a 3, tu a meno che non passi la palla avanti alla punta, mi sta per forza sulle fasce, è chiuse le fasce, è fatta la gabbia, poi rischi di perdere palloni comunque a centrocampo. Questa cosa qui pure è interessante, non sarebbe nemmeno da escludere Raspadori in un 4-3-3, però più, come dici tu, più come falso 9, cioè 3-1-2, esatto. Come il vecchio Mertens che fa quel passo indietro e riesce a collegare il centrocampo e andare in aiuto a centrocampo. A questo punto sì, Raspadori dovrebbe poi prendere il posto di Simeone, che è invece il calciatore più simile ad Osimhen per diciamo caratteristiche da bomber di razza, diciamo. Però pure Simeone è sicuramente ha tante caratteristiche di Osimhen, però io lo dico sempre, con Osimhen hai un modo di giocare in più, perché ti puoi permettere di sei chiuso con la linea di centrocampo, perfetto, tu gli lanci la palla, esatto, gli lanci la palla, passi la linea dove sei ingabbiato, poi sta l'inserimento degli altri calciatori, perché Osimhen ti fa spazio, ti crea lo spazio, vai comunque in porta. Simeone comunque predilige quasi sempre il compagno vicino, predilige l'1-2, cosa che con Osimhen fai di meno, perché Osimhen fa il reparto da solo. Simeone fa anche reparto da solo, però i lanci alti dai due centrali li soffre molto di più, ovviamente. Poi il fisico diverso, vuoi la differenza di velocità, è una cosa normalissima. Però secondo me la formazione del Milan è anche indotta nel non poter schierare Raspadori perché era la prima. Certo. Perché io ho visto le partite con Raspadori e Simeone, lo stesso 6-1 con l'Ajax,
Cioè era un Napoli che non dava nessun punto di riferimento, perché avevi Raspadori mina vacante, te lo ritrovavi dappertutto, a sinistra, a destra, e in inserimento centrale, e avevi il bomber che, come arrivava il pallone ai 15 metri, via, all'incrocio, buttava la palla dentro. Quindi perciò Raspadori resta fondamentale per questo Napoli e per il Napoli del futuro. Giocatore proprio completo e duttile su tutte e tre le ali d'attacco. No, vabbè, è fuori dubbio che Raspadori sarà il futuro del Napoli. Osimhen ha quella capacità di difendere il pallone, riesce a fare tutte le fasi, protegge il pallone e fa salire la squadra. La palla lunga, e poi non ci dimentichiamo anche l'approccio che hanno gli avversari nel sapere che c'è un Osimhen in campo, cioè incute il proprio timore e ti induce all'errore. Non a caso è il capocannoniere. E il capocannoniere è attualmente, insomma, è tra i top player in Europa. Giocatore fenomenale proprio, difficile da rimpiazzare. A Per caratteristiche, sì. A questo punto della stagione è vero che serve una prestazione convincente dopo la batosta, è vero, però ti dico la mia, per come stanno le cose ora, io preferisco i 3 punti. Al di là di chi gioca, sì. Perché a questo punto della stagione, con tutto quello di buono che è stato fatto finora, con il bottino sostanzioso, con il vantaggio, con una strada in discesa, io a questo punto della stagione voglio arrivare quanto prima al traguardo e sinceramente non mi interessa così tanto poi rifare quel calcio champagne e arrivare a quelle la prova non deve convincere, il Napoli non deve convincere più nessuno, il Napoli ha già convinto, il Napoli già lo ha fatto, siamo ad aprile e il Napoli già ha dimostrato quello che doveva dimostrare. Ora serve anche quella furbizia e quella cinicità. Esatto, di gestire al meglio le riserve, diciamo, le energie. La panchina. Perché potrebbe essere arrivato a riserva. Il Napoli dà la sensazione che potrebbe essere stanco e in questa fase finale della stagione poi sappiamo bene certe stanchezze a cosa ci hanno portato. Per fortuna questa volta il vantaggio è cospicuo, quindi però serve quella furbizia adesso per gestire al meglio questo vantaggio ed arrivare a portare a casa i 3 punti. E portare a casa i 3 punti, insomma, o in un modo o nell'altro. Non dobbiamo dimostrare più niente, dobbiamo solamente arrivare al traguardo quanto prima e risparmiare, gestire l'energia. Per cui se un turnover fa sì che uno come Kim magari riposi, tra l'altro è anche diffidato, sì. Insomma, ben venga un turnover contro il Lecce, figuriamoci. Ma infatti Lecce-Napoli deve essere più la partita che caratterialmente deve svoltare e deve far dimenticare la scoppola presa contro il Milan, perché se parliamo poi di valori assoluti, pur mettendo 6 undicesimi diversi, sei comunque superiore. Sicuramente trovi un Lecce 5 sconfitte, 0 gol fatti consecutive, bella, ha uno storico preoccupante per l'avversario. E poi
E poi è a 27 il Lecce, cioè il Lecce a 27 dai un Verona terzultimo che se ti vince sabato va a 23, a 22, che sta a 19. Perdendo con il Napoli comunque 5 punti cominciano a diventare pochini per Sì. ovviamente restare in Serie A, quindi secondo me troveremo un Lecce col sangue agli occhi, uno stadio che non l'ha fatta buona nessuno quest'anno. Mi sembra che ci ha vinto solo la Juve, il resto l'Atalanta ci ha perso 6 punti quest'anno con il Lecce, fuori casa e dentro. Sì, ha Quindi vinto la massima Juve, attenzione. ha vinto la Juve grazie ad una magia di Fagioli che l'ha messa proprio Esatto. all'incrocio dei pali. Per cui Bravo. diciamo chi ha vinto a Lecce ha vinto di misura soffrendo Con una veramente. giocata. Però io ho sentito anche l'intervista al presidente del Lecce e le sue non mi sono sembrate delle frasi di circostanza, cioè per quanto il Lecce sia una squadra ferita che viene da 5 sconfitte consecutive, che darà il tutto per tutto, la differenza dei valori in campo è enorme, per cui il presidente è consapevole che dopo 5 sconfitte molto probabilmente arriverà la Arriverà la sesta sera. e se ne fa anche una ragione, perché poi a Lecce sta arrivando la capolista, la più forte, con tanti punti di vantaggio sulla seconda, che non deve dimostrare niente a nessuno, per cui quando ti dicevo a gennaio o febbraio, Gianni, dobbiamo arrivare a quel punto in cui gli avversari incontreremo degli avversari demoralizzati. È così nel calcio, sai bene che hai pochissime chance e quella cosa ti fa giocare peggio, ti fa andare, ti fa giocare al di sotto delle tue possibilità e per questo vince sempre la più forte, perché gli altri iniziano a mollare. Esatto. Probabilmente questa scivolata contro il Milan Ti fa bene. sì, però potrebbe dare coraggio agli avversari. Non doveva arrivare una sconfitta, diciamo così, altisonante. Potevamo perdere in modo Sì. diverso perché comunque, insomma, eh, tutti si auspicano una fase negativa, un momento di crisi del Napoli e quindi il Napoli si ritrova a dover fare l'ennesimo esame e, e dimostrare di essere più forte anche a Lecce. C'è Però poco da l'abbiamo fare. fatto quest'anno, è stato quest'anno ovviamente le sconfitte sono state pochissime perché non È solo possiamo per un... parlare. è Capito? di È misura, è di solo misura. è di misura, quindi mi aspetto secondo me una reazione ancora maggiore di quella che è stata dopo la sconfitta con la Lazio, che poi sono d'accordo con te sul fatto che perdi una partita, ma che sia un 4-0 o un 1-0, la squadra che viene dopo, la prima cosa che fa, va in sala video, prende tutta la squadra, almeno credo, ti guardi la partita e i punti dove il Milan è stato superiore e ti ha ingabbiato e cerchi di replicarli, però trovi una squadra che se vuole replicare è la stessa cosa che una squadra, mettiamo che la Salernitana voleva replicare la stessa fase difensiva fatta da Sarri con la Lazio, non ci riesci, o meglio, ci puoi riuscire per un poco, per uno scampolo di partita, però poi le doti tecniche dei singoli vengono fuori che sono minori o maggiori e riesci comunque a vincere la partita. Però sono d'accordo con te che andarti a giocare una partita dopo una scoppola 4-0 è diverso che se l'hai persa 1-0 la partita con una Lazio che è venuta a fare solo fase difensiva ed ha segnato ovviamente la stessa cosa all'opposto di Fagioli con Lecce l'ha fatta Vesino a Napoli, che è un grandissimo gol perché a livello di occasioni non è che hai sofferto, Sì, però ma sì,
Diciamo che nelle due sconfitte contro Inter e soprattutto Lazio, il pareggio sarebbe stato probabilmente il risultato giusto. Forse a Milano con l'Inter si è sofferto decisamente di più. Con la Lazio poteva starci tranquillamente un pareggio. È arrivata una vittoria, è arrivata una sconfitta. Sono quelle partite da pareggio che comunque arriva la giocata, Vesino se tira altre 200 volte, capito? La butta in culo. Quindi... Siamo d'accordo su questo. No, il Napoli si ritrova a dover fare l'ennesima battaglia in campo e ci aspettiamo un'inversione di marcia ed una partita da subito totalmente diversa rispetto a quella di domenica scorsa, insomma. C'è da festeggiare qui, quindi esatto. rimettiamoci sul binario giusto, perché poi insomma sul binario del sorriso, sì. Muovere tutte le decorazioni che già si vedono in non è proprio il caso, guarda, no. Mamma mia. Va benissimo, ragazzi, no, va benissimo. Allora, questo è secondo me il modo migliore per concludere questo video. Torniamo col sorriso e torniamo a dettar legge come abbiamo fatto in tutte le partite, salvo un paio di occasioni che fisiologicamente ci stanno pure. Alla fine nessuno di noi avrebbe firmato per un Napoli primo a 16 punti. Io in primis e a mio malgrado ho anche i video come timeline che parlano chiaro, feci una tier list per le posizioni finali della classifica ad agosto, misi il Napoli quinto, prima la Juve e seconda la Roma, quindi pensano voi. Quindi nessuno ci avrebbe mai sperato e bene così, ritorniamo col sorriso e andiamo a Lecce da capolista, come hai detto tu, perché psicologicamente parti già avvantaggiato. Tutto qua. Possiamo dire di essere i favoriti a Lecce almeno. Esatto, capito? Quindi senza fare troppi giri di parole, diciamo le cose veramente come stanno. C'è stato un calo fisico dovuto a delle trasferte lunghissime, stanchezza, amichevoli inutili, motivazioni diverse, polemiche a un po' al di fuori. Racchiudiamo tutto in una scoppola da mettere nel dimenticatoio, però poi il Napoli è ben altro e siamo pronti a rivedere il Napoli che ci piace tanto e che festa sia. Esatto, e che festa sia. È stato un piacere, Giuliano, riaverti sul canale, perché Giuliano è già stato con noi in una live precedente. Ci saranno sicuramente altre occasioni, perché discorrere di calcio con te è sempre bello. Salutiamo tutti gli amici che hanno visto questo video e tutti i facinorosi che sono arrivati poi alla fine di questo video. Quindi un applauso a quelli che sono arrivati alla fine e un applauso anche a quelli che dopo una decina di minuti si sono staccati, perché ovviamente è il web che è così, non c'è niente da fare. Speriamo di vedere una grande partita domani e grazie ancora, Giulia, veramente. Ti ringrazio tanto per l'invito, è sempre un piacere chiacchierare di calcio, soprattutto giocato con te che sei amante dell'aspetto tecnico-tattico, per cui avanti Napoli. Avanti Napoli, ragazzi. Che festa sia, restate sintonizzati se vi piace l'aspetto tecnico-tattico, siete sul canale giusto e siete con due persone che nel loro piccolo qualcosa capiscono. Ci vediamo nel prossimo video, ragazzi. Non dimenticatevi ovviamente di iscrivervi al canale. Vi lascio anche una chicca. Giuliano è un chitarrista e ha un canale
è un canale, seppur piccolo, ha un canale YouTube, ve lo lascio qui in descrizione e ci vediamo nel prossimo video, sempre Forza Napoli. Ciao Giulia, grazie. Ciao, grazie Gianni, ciao, un saluto a tutti.